Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Quella di Willy Wonka non è una storia sul cioccolato, è una storia su cosa succede quando nessuno ti ferma. Prima della fabbrica c'è Roald Dahl e questo è fondamentale. Dahl non scrive favole dolci, non protegge i suoi personaggi, li lascia andare fino in fondo. È cresciuto in ambienti rigidi, regole dure, punizioni, autorità che non si discute. E poi c'è un dettaglio reale. Le aziende come Cadbury mandavano dolci sperimentali nelle scuole. I bambini li assaggiavano, senza sapere davvero cosa stavano provando. Questa non è fantasia, è realtà. Prima del film, prima dell'immaginario che conosciamo, questa storia nasce come libro. Nel 1964 Roald Dahl pubblica Charlie and the Chocolate Factory e non è una favola rassicurante. Non è stato scritto per proteggere i bambini, è stato scritto per metterli davanti a qualcosa. Dahl prende il mondo reale e lo trasforma, le aziende che sperimentavano sui bambini, le scuole, le regole rigide, le punizioni. Tutto questo entra nella fabbrica, ma nel libro è ancora più evidente. Le conseguenze sono più dure, i personaggi meno addolciti e Wonka è ancora più ambiguo. Non è un nonno eccentrico, non è una guida, è qualcuno che ha creato un mondo, dove decide lui cosa è giusto. E c'è un dettaglio che pochi considerano. Nel libro non c'è mai stato davvero un momento di salvezza, c'è solo un percorso che ti porta esattamente dove stai andando. Quando questa storia arriva al cinema, qualcosa cambia. Nel 1971 esce Willy Wonka and the Chocolate Factory con Jane Wilder. C'è una cosa importante che devi sapere. Nel film del 1971 Roald Dahl partecipa davvero, scrive il soggetto, lavora alla sceneggiatura. Non è una storia presa e cambiata da altri, ma c'è un limite. Non decide tutto lui. Il film viene modificato, alcune scene cambiano. Il tono diventa più leggero, più spettacolo, meno durezza. E infatti Dahl non è soddisfatto del risultato finale, perché quella non è più la sua storia, non è più la storia che aveva scritto. Quindi succede una cosa strana, l'autore c'è, ma la storia cambia lo stesso. E forse è proprio questo il punto. Anche quando sei dentro, non sempre controlli come verrà raccontata. E Wonka diventa diverso, più leggero, più ironico, più accettabile, ma sotto non cambia davvero. Le conseguenze restano, i bambini spariscono uno dopo l'altro, solo che tutto viene coperto con musica e colore. Poi arriva il 2005, Charlie and the Chocolate Factory di Tim Burton con Johnny Depp e qui il cambiamento è ancora più evidente. Wonka diventa quasi infantile, spezzato, con un passato da spiegare, come se servisse una giustificazione, come se il pubblico non potesse accettare un personaggio così senza motivo. E allora il film fa una scelta precisa: umanizzarlo, renderlo comprensibile, quasi innocuo. Ma nel libro tutto questo non c'è. Wonka non si spiega, non si giustifica, esiste e basta. E soprattutto nel film si ha sempre la sensazione che qualcuno verrà salvato, che in fondo andrà tutto bene. Nel libro no, nel libro le azioni hanno un peso e nessuno interviene per addolcirle. E allora succede qualcosa, perché quando togli la musica, quando togli i colori, quando smetti di raccontartela come una favola, rimane solo una cosa, un luogo chiuso dove nessuno ti ferma e dove sei libero di andare esattamente
fino a dove sei sempre stato, e a quel punto non è più solo una storia, è una prova. La fabbrica non è un sogno, è un luogo chiuso, perfetto, dove tutto è possibile. E proprio per questo pericoloso, perché dentro non ci sono limiti. Prima di entrare c'è un momento, un foglio, clausole troppo fitte per essere lette, e a firmare sono i bambini. Non capiscono davvero, eppure firmano perché vogliono entrare. E gli adulti guardano e accettano, e da quel momento tutto quello che succede sembra scelto, non imposto. Cinque bambini entrano nella fabbrica, 4 arrivano da un mondo dove tutto è possibile, uno solo no. Augustus Gloop è abituato ad avere sempre tutto, mangia senza fermarsi, se qualcosa c'è la prende, non conosce il limite. Violet Beauregarde vive per vincere, deve essere la migliore, sempre, non sa fermarsi. Veruca Salt è ricchissima, il padre le compra tutto, subito, non accetta il no. Mike TV vive negli schermi, tutto è veloce, tutto è immediato, la realtà non basta più. E poi c'è Charlie Bucket. Charlie non ha niente. Aspetta, osserva, è abituato al limite. Dentro la fabbrica nessuno viene fermato, nessuno viene salvato, ognuno fa esattamente ciò che farebbe fuori, solo senza freni. E poi c'è lui, Willy Wonka. All'inizio sembra strano, poi qualcosa cambia. Non si preoccupa, non interviene, osserva come se tutto fosse già previsto. E poi ci sono loro, gli Oompa Loompa, quelli che hai sempre visto piccoli, colorati, quasi innocui. Nel 1964 non erano così. Nel Charlie and the Chocolate Factory di Roald Dahl, gli Oompa Loompa sono descritti come pigmei africani, piccoli uomini provenienti dalla parte più profonda della giungla. Wonka racconta di averli trovati, di averli portati nella fabbrica, di aver dato loro un posto e in cambio lavorano per lui. Non vengono pagati come pensi, vengono pagati con fave di cacao. Non escono, non tornano indietro, restano. E la cosa più inquietante è il modo in cui viene raccontato. Non c'è allarme, non c'è dubbio, non c'è conflitto. Viene presentato come normale, come una soluzione, come qualcosa che funziona. E loro cantano, commentano, spiegano, ma non cambiano mai nulla. Non fermano, non salvano, non intervengono, esistono dentro il sistema e lo rendono possibile. Wonka non cerca il bambino più buono, non cerca il più intelligente, cerca qualcuno di cui potersi fidare. Non si fida degli adulti, nel mondo fuori. Lo hanno tradito, hanno copiato, hanno rubato. Per questo cerca un bambino, qualcuno che non distrugga ciò che ha costruito. Quello che succede non è casuale, è coerente. Chi prende troppo va oltre, chi non si ferma davvero. Non è punizione, è esposizione. Charlie non è perfetto e infatti anche lui sbaglia, rompe le regole. Eppure non viene punito perché
perché non è l'errore che conta, è quello che fai dopo. Charlie si ferma, non continua, non si perde. E c'è una cosa che nel libro è ancora più scomoda. Non è chiaro perché Charlie venga scelto. Nel 1964, nel Charlie and the Chocolate Factory di Roald Dahl, Wonka non costruisce una prova, non crea una tentazione finale, non mette Charlie davanti a una scelta evidente, semplicemente lo sceglie. Dice che gli serve qualcuno che non distrugga tutto, e quel qualcuno è Charlie, ma non ti spiega perché. Non c'è un momento preciso, non c'è una scena che lo dimostra, non ti viene detto, devi capirlo tu. E forse è proprio questo il punto: Charlie non viene scelto per quello che fa, ma per quello che non fa. Non prende più del dovuto, non forza, non si lascia consumare, non va oltre. E in un mondo dove nessuno si ferma, è l'unico che lo fa. Non supera una prova. Non ne ha bisogno. Wonka non cerca chi obbedisce, cerca chi non perde il controllo. In un mondo senza limiti, Charlie è l'unico che è lì ed è da solo, e per questo resta. Questa non è una favola su chi si accontenta, è una storia su chi resiste, su chi, quando ha tutto davanti, non si lascia consumare. Perché forse la fabbrica non è mai stata un premio, ma una prova. E la vera domanda non è cosa è successo a loro, ma tu, in quella fabbrica, cosa avresti fatto? Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.